Prego, non fatemelo pronunciare perché questo è al di sopra delle possibilità di Marco Chiari, d'accordo l'inglese, forse anche qualche cenno di francese, ma quando devo parlare olandese, ai ai ai, sono dolori. In questo caso però sono dei bei dolori perché si tratta degli inchiostri Ackerman, in questo caso il Koningen Nachtblau. Spero di averlo pronunciato bene, anche perché è un inchiostro che mi piace davvero tanto, ma proprio tanto. Questi inchiostri non sono reperibili in Italia, anzi a dire il vero sono commercializzati soltanto da Ackerman. Questo è un negozio olandese dell'Aia che in realtà non produce ma li commercializza, quindi significa che qualcuno li produce per lui, non sappiamo chi, qualcuno sostiene che possa essere Diamine, ma da quello che ho potuto provare potrebbe esserci anche lo zampino di altri produttori, perché c'è una gran varietà di formulazioni all'interno dell'ampia, peraltro, gamma Ackerman. Ackerman, che per festeggiare una ricorrenza importante, mi sembra il centenario, produsse un flacone da 150 millilitri, che ovviamente non è più disponibile, insomma è un po' monopolio dei collezionisti, ma ne fu creato uno da 120 millilitri per un'altra celebrazione, mentre questi sono da 60 millilitri. Non mancano le edizioni speciali che comunque vi presenterò anche in altri video, perché sono inchiostri che mi hanno comunque incuriosito molto e anche stuzzicato un po' la fantasia, perché sono davvero vari e comunque con delle belle tinte, con delle belle tonalità. Tornando ad Ackerman, la boccetta, questo calamaio che fa sognare un po' tutti, un po' iconico, un po' retro, un calamaio che comunque non è nuovo agli appassionati, perché la sezione francese di Waterman negli anni 35-40 produsse un calamaio molto molto simile, al quale evidentemente poi Ackerman si è ispirata. Vedete questa strozzatura e questa ampolla servono nient'altro che, come è stato mostrato qui nelle informazioni sul cartonato, affinché girando l'inchiostro, rovesciandolo, questa ampolla si riempia grazie ad una sferetta che consente di far affluire l'inchiostro. Eccolo qua, tra l'altro vedete la parte tensioattiva, un'imboccatura ampia, ma soprattutto vedete che il pescaggio è estremamente facile ed intuitivo. La sferetta che viene sollevata e che consente all'inchiostro di affluire e poi blocca invece il reflusso verso il basso aiuta molto anche a prendere e ad attingere le ultime gocce del calamaio. L'ho messo alla prova sulla Platinum, su un pennino particolarmente difficile, quello ultra extra fine. E nonostante sia appuntito come uno spillo, come vedete, il pennino scorre assolutamente bene. La scorrevolezza è garantita, anzi è davvero molto piacevole da usare, perché oltre alla scorrevolezza il tratto resta ben definito, ben lineare, ben contornato. Se consideriamo che questa è una carta da fotocopie, quindi un foglio di carta comune che solitamente tende allo spiumaggio, possiamo capire la bontà di questo inchiostro, bontà assolutamente di questo inchiostro, che mi piace perché mi invoglia proprio a divertirmi un po', a sperimentare le varie, la scorrevolezza della penna, così a giocare un po' con la grafia, perché si riesce a controllare bene quello che andiamo a mettere giù sulla carta. Quindi anche l'assorbimento è fatto in maniera omogenea, in maniera buona, non ha prodotto spiumaggio, nemmeno qui, guardate, anzi sentite, dovrei dirvi. Ovviamente il pennino è sottile, quindi va a grattare quasi, ma non ci sono quegli effetti così fastidiosi che invece altri inchiostri producono. A
pare buona anche tutto sommato la saturazione, la copertura di questo inchiostro, e qui è messo in relazione ad un pennino ultra extra fine, quindi bene, ecco perché vi dicevo che è un inchiostro che, se andassimo a tracciare un po' un grafico di quelli a radar, dove mettiamo appunto della copertura, la formulazione, l'intensità del colore e le altre voci, sarebbe uno di quelli che copre in maniera abbastanza omogenea un po' tutte le varie aree che andiamo ad esaminare. Ecco perché mi è piaciuto e lo sto utilizzando anche in questo periodo su diversi pennini. Questa, per la cronaca, non l'ho scritto prima, lo scrivo adesso, è una Platinum con il pennino, dove lo mettiamo? Mettiamolo qua, pennino UEF, il pennino ultra. E qui è un piacere scrivere su una carta così rifinita, in ovviamente riferimento ad un pennino tanto sottile come questo della Platinum by. Questa è una stilografica Platinum con il suo bel pennino UEF. È una tonalità molto delicata, molto piacevole, mi ricorda un pochettino anche, sebbene più desaturato quest'ultimo, mi ricorda un pochettino anche il Parker Blue Black, l'ultima diciamo release della Parker, che sta per ultra extra fine. Divertente, un inchiostro, dire inchiostro simpatico potrebbe apparire offensivo verso l'inchiostro, perché non è un inchiostro che sparisce, ma è veramente un bel inchiostro, gradevole, mi piace utilizzarlo e funziona bene un po' su tutti i pennini. Una prova più complessa lo provo su un blocco con una carta ben meno rifinita rispetto a quella rodia, una carta rigata, qui c'è un quadretto da 0,4 e il tratto è sottile, riuscirà a mantenere il giusto contrasto per la lettura? Lo proviamo subito. Inchiostro. Come vedete mi astengo dal pronunciarlo perché ho capito che è Regina, notte e blu, ma insomma è al di sopra delle mie possibilità. Però state notando come sia leggera questa penna, nonostante la carta sia una carta ruvida, sia leggera, e questo inchiostro aiuta tantissimo. Sto utilizzando una stilografica, tra l'altro veramente potremmo impugnarla, non dico qua sul codale, ma si può, insomma c'è molto feeling. Stilografica. E il pennino extra
fine. Non perde un colpo. Vedete come segue? Davvero notevole, davvero notevole. Capacità coprente c'è tutta, il pigmento senza dubbio, un buon pigmento. La lettura quindi non è assolutamente difficile nemmeno in relazione ad un pennino così sottile. Vado a controllare se passa il foglio, ma la risposta è abbastanza ovvia, no, perché il pennino è molto sottile, la tinta non è una tinta particolarmente profonda, particolarmente scura, altrettanto possiamo vedere su Rhodia, quindi si può utilizzare senza alcun timore. Un blu elegante, desaturato, è vero, ma resta un blu. Forse c'è questa desaturazione che lo porta ad illuminarsi un pochettino e lo alleggerisce molto. Mi ricorda infatti, e me lo ricorda anche abbastanza da vicino, quegli inchiostri come ad esempio il grigio scrivo, un grigio scrivo che è vero che è un pochettino più saturo, se andiamo a vedere, quantomeno io vedo un pochettino più di verde nel suo insieme, però ad esempio guardate quanto sia simile al Colorverse l'Engine Rocket, ma anche, e in questo senso me lo ricorda anche come formulazione, al TWSBI Blue Black. Me lo ricorda come formulazione perché è un inchiostro che, vi ho detto, abbastanza liquido, nel senso che è poco denso, molto scorrevole, quasi, dico quasi, un simil ferrogallico per penne stilografiche. Un altro inchiostro che me lo ricorda abbastanza è quello della Lamy, la serie Crystal, il Benitoite. Anche se appare decisamente più scuro, un pochettino più profondo, però me lo ricorda abbastanza. Anche la formulazione, tutto sommato, è abbastanza analoga a questo inchiostro. Tanti inchiostri, sì, tante collezioni, principalmente ispirati ai nomi delle città olandesi, ma anche ai grandi pittori che hanno reso celebre questa nazione. E grazie a tutti voi, amici, per aver seguito il video. Un grazie particolare a Daniel, che è colui che così ha contribuito alla mia conoscenza, mi ha fatto scoprire questi inchiostri e tra l'altro Daniel è un appassionato con una bella collezione di penne stilografiche, non casuale, dei belli oggetti davvero. Grazie a tutti voi amici e l'appuntamento, come sempre, è ai prossimi video.